Ciao, sono Yashal. In realtà questo video sarebbe dovuto essere tutt'altra cosa. Infatti mi ero immaginata di fare una recensione in inglese di Hellblade 2, partendo dal mio punto di vista, ovvero il punto di vista di una persona che soffre di malattie mentali, disturbi mentali e quindi un modo per apprezzare diversamente il titolo di Ninja Theory, però purtroppo le cose non vanno mai come dovrebbero andare o come uno se le pianifica, quindi eccoci qui. Ho deciso comunque di usare le immagini di Hellblade 2 perché Senua è un personaggio eh, che mi rispecchia molto, che sento che mi rispecchia molto e che sento anche molto lontana perché è un personaggio forte e io non mi sento forte. Per quelli che guardano questo video, che sono appassionati di videogiochi, non vi preoccupate, non ci sono immagini che portano a spoiler per quanto riguarda il Play 2 e neanche per quanto riguarda il primo, in realtà non sono immagini o video di spoiler. Detto questo, allora perché ho fatto questo video? Sinceramente me lo chiedo anch'io. Non sono una persona che racconta molto facilmente della propria vita, soprattutto non sono una persona che si apre con gli altri facilmente, sono una persona non solo timida, sono totalmente sociale, sono come si dice adesso, chiusa a vita privata. E in realtà, quindi io nelle mie condizioni non avrei mai fatto questo video. Ho sempre cercato di aiutare le persone che mi chiedevano aiuto, anche quelle che non me lo chiedevano. Ho sicuramente combattuto o comunque cercato di combattere sempre battaglie non mie. Eppure questa volta mi trovo ad essere io a dover chiedere aiuto. Questo sarà un video strano, un video che cercherò di tenere breve perché è giusto che lo sia, in quanto non voglio parlare di me, di chi sono, voglio fare un video denuncia per tutto ciò che mi sta succedendo da qualche mese a questa parte. Quindi, finita questa lunga introduzione, eccoci qui all'argomento del video. All'incirca da fine aprile eh, sono cominciate ad accadere cose che hanno avuto una risonanza diversa nel corso sia del periodo in cui sono accadute sia del modo in cui sono accadute. Per quanto riguarda, diciamo, fine aprile, devo fare una premessa necessaria. Mi trovo in un quartiere che purtroppo è frequentato da molti ragazzi e ragazzini di varia età. E dico purtroppo sia per tutto quello che mi sta succedendo, sia perché sono persona purtroppo che non solo creano fastidio con chiasso, ma anche in altri modi, e questi modi li andremo ad analizzare in questo video, anche se non so se si può definire analizzare. Mm, Tolta questa premessa, quindi potete immaginare che abito in una zona dove si radunano moltissimi ragazzi e ragazze ovviamente anche. Dico che le cose sono avvenute con una risonanza diversa perché diciamo da fine aprile sono anzi hanno cominciato a passare dal tempo qui e in primo luogo il disturbo che ci recavano, tolto quello del chiasso che lo metto già in conto a prescindere perché comunque è diciamo la normalità, ecco.
era il fatto che violavano la mia e comunque la nostra, inteso anche delle altre persone che abitano qua, proprietà privata. Lo facevano salendo da portone, dai cancelli esterni, entrando nei cancelli esterni e comunque stando dove praticamente c'è il condominio. E non solo facevano questo, comunque mangiavano, lanciavano e lasciavano anche bottiglie di birra e vabbè, insomma possiamo capire la spazzatura, per così dire. Ehm, diciamo che le cose sono andate sempre più peggiorando, perché un giorno io e mia madre abbiamo deciso di dire basta a questo perché comunque hanno anche fatto dei danni e, intendo proprio danneggiato anche la nostra proprietà. E quindi insomma era una situazione pericolosa per loro ma pericolosa anche per noi, mettiamola così. In questo momento diciamo che abbiamo attirato le ire di questi vari ragazzi e sono cominciati i video e le foto, video a me e a mia madre, eh, video soprattutto di mia madre, all'inizio sono stati più che altro video, ehm, non so, tipo mia madre o io li rimproveravamo e loro facevano il video di nascosto con l'intento di far vedere quanto siamo pazze. E questa situazione è andata ancora di più peggiorando nel momento in cui si sono inseriti ragazzini più piccoli. Questi ragazzini più piccoli mm, hanno cominciato con degli scherzoni fantastici, ovvero sostanzialmente suonare al campanello fino a quando non aprivamo, ci riprendevano mentre aprivamo, perché insomma poi questo video doveva girare tra tutti i loro fantastici amici. E, la situazione già a questo punto sembrerebbe estrema, ma poi ci sarebbe non solo violazione della proprietà privata, violazione della privacy e quant'altro. Il problema è che nel momento in cui abbiamo deciso di non rispondere più, ovvero non uscire più a guardare, hanno cominciato a dare calci, pugni, poi alla finestra che diciamo è esposta comunque le persone possono tranquillamente passare vicino alla nostra finestra e lanciarci qualcosa dentro. Infatti è quello che hanno fatto, ci hanno lanciato vari oggetti a mia madre, oggetti dubbi, non sappiamo neanche cos'erano fino a quando non hanno lanciato anche un pallone e quando diciamo in quel momento forse si è quasi raggiunto il clou per quanto riguarda almeno questa tipologia di ragazzini perché noi abbiamo gli animali e hanno rischiato di colpire la mia gatta che è in uno stato in questo momento purtroppo non sta bene perché sta morendo, quindi insomma questa situazione è stata quella che mi ha fatto, devo dire la verità, più intestire, darti stare. Eh, sì, c'è la rabbia, c'era sicuramente la rabbia, però ho avuto paura non per me, per mia madre, per i miei animali, ho cominciato veramente ad avere paura da questo momento in poi. Penso anche che la situazione comunque, anzi, pensavo che la situazione avesse raggiunto il suo massimo e
in tutto ciò comunque noi ci stavamo adoperando per portare una denuncia o comunque un esposto formale in questura. Avevamo già chiamato la polizia diverse volte, ci avevano consigliato di agire in questo modo, quindi stavamo aspettando appunto che questo tipo di denuncia venisse scritta da un avvocato. Eh, diciamo che da quel momento in poi io e mia madre abbiamo cominciato sempre ad uscire insieme perché non c'è paura, io non, ho sempre avuto paura della gente perché non è la mia prima volta, non è la prima volta che vivo una situazione simile, però mia madre no, mia madre rispetto a me è una persona espansiva, era, eh, e non l'è più, non l'è più. Io diciamo non faccio che regredire ogni giorno di più. Comunque la situazione non è terminata qui. Eh, io vedrò il turno poi dei ragazzi più grandi che sono tra l'altro anche quelli o comunque parte di quelli che abbiamo rimproverato in primo luogo. E anche loro con le prese in giro di ogni tipo veramente, qualsiasi cosa la potete immaginare perché ehm, ripeto sono molto varie, quindi anche se stessi qui a dire mi hanno fatto questo, questo e quest'altro, sono proprio tante le cose. Questi video, queste foto, i gestacci, le risatine dopo le foto, il fatto che si chiudono come se fossero un branco, ci circondano, tutti gli insulti, i video e le foto rivolti verso di me, tutto questo io lo sopporto ormai da così 3 mesi. Va avanti, la situazione continua ad andare avanti così. Eh, ciao, io ho anche un disturbo da diversi problemi di mio. Ehm, ho inserito un altro ciao, ho detto un altro ciao qualche secondo fa perché volevo appunto appuntare che avrei dovuto aggiungere probabilmente nella parte iniziale questo aspetto, però penso sia meglio così. Io in realtà oggi ho fatto un post su Facebook dove chiedevo aiuto, soprattutto per identificare queste persone, nel caso in cui venissero trovati voti, no, non voti, foto e video con il mio volto, perché ovviamente non sono io che condivido queste foto e video, io non uso neanche tanti social, quindi magari ad una persona che li usa di più è più facile, quindi in ogni caso metterò qui anche il link di ciò che ho scritto su Facebook affinché se volete potete condividere. Ehm, Ritornando all'inizio del video, perché di questo video? Perché è fondamentalmente questo. Io potrei fare anche un video di altri 20 minuti e stare qui ad elencare ogni singola cosa, ma non servirebbe a niente perché mi esporrei ancora di più di quanto già sono esposta, perché sono esposta e non lo so, comunque sarebbe anche un nuovo motivo per loro per prendermi in giro, quindi no, non lo farò, ma il video serve per chi vuole condividerlo, ovviamente mi aiuterebbe tantissimo. Il video serve per
un ulteriore affronto di denuncia per questi comportamenti, per dire io non ci sto. E il video serve anche per chi eh, dovesse guardarlo e volesse appunto dare una mano. Eh, insomma, c'è modo di dare una mano, si può dare una mano tranquillamente condividendo, mi potete scrivere, lascio qui comunque il mio contatto di Facebook. Diciamo che questo video è anche una testimonianza di una persona che è stanca e diciamo è anche per dire nel caso io non ci dovessi essere più, vuol dire che questo video servirà ad altri per poter combattere queste situazioni, ecco. Grazie.